Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la prima metà di aprile 2024. Ok, abbiamo il diavolo. Tiro anche questa, ragazzi, nella speranza che sia migliore del diavolo. Sì, abbiamo il matto. Hmm. Amici dei gemelli, può essere un periodo collegato alle tentazioni piuttosto che a questioni egoiche con la carta del diavolo, o si può anche trattare di un periodo dove vi sentite un po' costretti, un po' vincolati, un po' condizionati. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti che sono già online. Bene, questa lettura di tipo generale può riguardare la famiglia, il lavoro, gli affetti o le relazioni di coppia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e farò come degli esempi per aiutarvi ad adattare la lettura alla vostra realtà. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile. Partiamo con un fante di denari. Dieci di coppe, asso di denari, 8 di coppe, ruota della fortuna, abbiamo un 5 di spade, temperanza e fante di spade. Allora ragazzi, devo dire che vedendole così ho la sensazione che si potrebbe trattare di una nuova avventura, di un qualche personaggio con il o la quale si potrebbe iniziare un nuovo tipo di appunto di avventura, di progetto, di percorso. Partiamo da questo fante di bastoni che potrebbe rappresentare la persona in questione, nel senso con la quale si potrebbe iniziare questa avventura. Abbiamo anche il 10 di coppe. Devo dire che la prima settimana di aprile porta soddisfazione, porta pienezza, porta completamento. Ci vorrebbe anche un po' più di concretezza probabilmente con questo asso di denari. Però poi arriva l'otto di coppe, che è un po' una carta che vi dice che c'è come bisogno di andare un pochettino a fondo di se stessi per capire se quello che volete, o meglio, quello che si sta presentando è realmente quello che volete. Allora, andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo fante di bastoni. Cavaliere di Pentacoli e il Sole. Ragazzi, potrebbe essere una persona già vicino a voi, questo fante di bastoni. Ah, se non avete nessun, cioè, scusate, le letture dei singoli, le letture delle coppie, le letture sul lavoro, le letture sull'economia e finanza, quindi sono 4 video, usciranno prossimamente. Sono letture a 3 scelte con i segni zodiacali e le potete integrare con questa lettura. Quindi adesso qui vi dirò più o meno, ma se poi volete approfondire, appunto, ci sono quelle altre letture. Diciamo che potrebbe essere un'amicizia che torna, potrebbe essere un qualche tipo di relazione che inizia molto lentamente come un'amicizia. Andiamo a vedere 10 di coppe. Asso di spade e 7 di coppe. Allora, devo dire che il 10 di coppe
come vi dicevo, è una carta di appagamento, ma come la sensazione che questo appagamento non sia del tutto completo. Perché? Perché abbiamo queste due carte girate al contrario che mi dicono che c'è qualche tipo di verità, qualche tipo di idea o qualche tipo di obiettivo che non viene detto. Quindi è un po' come sì, sì, sto bene, mi sento completo, però perché non dico che mi manca qualcosa o perché non mi rendo conto che mi manca qualcosa. Andiamo a vedere l'asso di denari. È come se ci fosse la volontà di non illudere. Una cosa per lo stile. Andiamo a vedere l'asso di denari. Abbiamo la luna, che è interessante, sole e luna. E un 2 di spade, che è una carta fortemente collegata alla luna. Ripeto ragazzi, qui potrebbero esserci tante idee, tante ideologie, anche proiezioni, sono due carte di proiezioni, però è un po' come il, ok, ho bisogno di qualche cosa di più concreto perché solo le parole, solo le idee non mi bastano. Andiamo a vedere l'otto di coppe. 6 di bastoni e imperatore. È come se doveste cercare di capire quali sono le regole che valgono per voi, cosa vi fa star bene, qual è la vostra zona di comfort, dove vi sentite sicuri e non condizionati. Diciamo che il diavolo lo posso rivedere un pochettino qui, con questo asso di spade e il 7 di coppe. È come se ci fosse qualche non detto, qualche disillusione, anche perché anche qui abbiamo poi la luna. Però qui abbiamo una bellissima ruota della fortuna, ragazzi, quindi le cose in qualche modo cambiano. Tenete presente che quando c'è la ruota della fortuna si può anche parlare di qualche cambio a livello karmico o per qualcuno si potrebbe trattare di qualche vincita, qualche evento fortunato che arriva in modo inaspettato. Andiamo a vedere la carta della ruota della fortuna. Allora, abbiamo tre carte ci sono qua. Abbiamo giudizio, appeso e di nuovo il 10 di coppe. Io credo che arriverà una notizia che cambierà le carte in tavola, ragazzi. E sì che potrebbe essere un ritorno dal passato per qualcuno. Per qualcun altro è come se fosse una nuova avventura di cui si parla ma che non concretizza, un nuovo progetto anche di cui si parla ma che non concretizza. E devo dire che con la carta dell'appeso è come se nella seconda settimana di aprile arrivasse la possibilità, attraverso magari anche questa notizia, di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Ecco perché poi c'è la ruota della fortuna, perché cambia la, la dinamica sia di osservazione sia di comportamento, come questa sensazione. Andiamo a vedere il 5 di spade. 10 di pentacoli, è la concretezza che manca. 3 di pentacoli e fante di bastoni. È come se il vedere le cose da un'altra prospettiva, guardate, in realtà sul subito, cioè quando inizierete o quando riceverete la comunicazione, la telefonata, la notizia, o quando verrete a sapere ehm, qualcosa, nella seconda settimana di aprile una notizia arriva, magari proprio quello che non arrivava nella prima, nella seconda arriva, vi darà appunto, come vi dicevo, un modo di guardare le cose da un'altra prospettiva. Però ragazzi, tenete presente che la ruota della fortuna è chiamata anche ruota del destino, non sempre colpisce come noi vogliamo. La ruota della fortuna alle volte ci rendiamo conto che è fortuna dopo un po' di tempo, ma il destino, la dea bendata, agisce in modi inaspettati. Quindi ho come la sensazione che qui il sapere questa cosa vi manderà un pochettino in confusione. È come se vi renderete conto che
tutta questa ideologia, questa progettualità che poteva esserci, qua verrà messa un po' in dubbio. Adesso andiamo a vedere la temperanza. Nove di bastoni, mondo, re di bastoni e 10 di bastoni. Allora, da un lato mi viene da dirvi di cercare la completezza per conto vostro, senza aspettarvi che sia con la presenza di qualcun altro. Dall'altro lato mi viene da dire con questo 9 di bastoni che è importante che mettiate i vostri limiti, ok? È importante che voi stessi riconosciate le vostre regole, ok? Prima dovete capire quali sono, che cosa vi va bene, che cosa non vi va bene, che cosa siete disposti a accettare, che cosa no. Dopodiché mettete delle regole, mettetelo anche per iscritto se vi serve, però dovete come comunicare, ascolta, a me questa cosa non va bene, e da lì arriva quella comunicazione che potrebbe cambiare le carte in tavola, ragazzi. Vi dico, con la temperanza a fine lettura, ehm, sento che è importante per voi riprendere, come vi posso dire, si parla di zona di comfort, quindi è importante che voi delimitiate la vostra zona di comfort per sentirvi al sicuro, per sentirvi protetti. Abbiamo anche il mondo, è una carta di distanza, quindi può essere che qualcuno abbia bisogno di prendersi proprio una distanza per ricaricare le pile, quindi magari fare un viaggio o anche solo prendersi un pomeriggio per sé, perché c'è bisogno in un certo modo di togliersi da certe responsabilità e certi pesi che state vivendo, che in realtà voi sentite come responsabilità vostre, però non si capisce bene di chi siano, soprattutto dopo la notizia che vi è arrivata, o che vi arriverà, anzi. Vi dico, da un lato c'è questo diavolo che vi costringe e io lo associo molto a queste disillusioni, piuttosto che al appeso, piuttosto che al 5 di spade, quindi è questa sorta di confusione di che cosa faccio, però il matto mi dice che qui c'è una sorta di fluire, ok? C'è una sorta di, come vi posso dire, di entusiasmo, di rinnovamento e qui infatti abbiamo anche la carta del mondo che è una carta di chiusura cicli, così come anche il 10. E il matto è una carta di inizio cicli, come se doveste avere fiducia nella vita. Ricordatevi sempre che quando arriva la ruota della fortuna arriva per il nostro più alto bene, che non è necessariamente quello che il nostro ego o la nostra volontà vuole, ma è quello di cui la nostra anima ha bisogno in quel momento specifico di vita per evolvere. Quindi non sempre quello che arriva per destino è quello che noi vogliamo in modo egoico. E qui l'ego mi richiama un pochettino la figura del diavolo, ok? Va bene, andiamo a vedere un oracolo per completare la lettura, anzi due oracoli perché dopo anche le meditazioni di Findorn. Oh, carta numero 32. Parla di fratellanza, di parentela, di amicizia, di comunità del vostro gruppo e qui ho il 10 di, anche 7 di coppe mi parla di gruppo, 10 di coppe, 10 di denari, 10 di coppe un'altra volta. E non intendo solo, ragazzi, il gruppo, perché avete anche la temperanza, non intendo solo il gruppo di persone che fisicamente vi stanno intorno. Qui si intende anche le persone, diciamo, le anime trascese, quindi che non hanno più un corpo fisico e che comunque vegliano su di voi, che comunque vi sono intorno per guidarvi. E questo matto lo sento un po' in questo senso, come per dire abbiate fiducia in quello che l'universo, la vita vi sta mettendo davanti. Ok, meditazioni di Findorn, ve le metto qua così se volete fare lo screenshot. Il tuo essere è consapevole del travaglio che la Terra sta vivendo. Il tuo essere vive il medesimo travaglio, dal quale non puoi dissociarti perché non c'è separazione. Consenti all'amore, balsamo che guarisce, di scorrere attraverso te. Dio è amore e Dio è in ognuno di noi. Rilassati nel mio amore e a tua volta sprizza l'amore divino.
sul mondo che ti circonda. La prossima volta che ti capita di attendere qualcuno o qualcosa, pensa a queste parole, mettile in pratica e stai a vedere. Tutto lo stress e la tensione scompariranno e tu sarai in pace perfetta. Sii in pace perfetta ora e lascia che mi serva di te. Non so perché, ma per qualcuno si tratta di sindrome dell'impostore nel seguire un gruppo che per molti è un gruppo spirituale, per altri invece è un gruppo magari lavorativo piuttosto che familiare. Però qui ho come la sensazione che ci sia qualcuno che sia stato chiamato in un certo senso anche al servizio e potrebbe, ragazzi, perché abbiamo comunque la carta del giudizio qui, che è la chiamata di tipo spirituale anche. Bene. Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete supportare il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video, oppure se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Se cliccate sul tasto abbonati vi spiega tutto. Se non vedete i tasti abbonati e via dicendo è perché avete un iPhone e quindi dovete accedere dal computer. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!